Salve a tutti e ben ritrovati sul canale Solfatare News. È sempre un piacere enorme vedervi qui, presenti e attivi, attenti a ciò che ogni giorno accade nel cuore della caldera flegrea. Un ringraziamento sincero a tutti i nostri utenti che commentano, condividono, interagiscono e restano collegati con noi durante le nostre live 24 ore su 24. Senza di voi questo progetto non esisterebbe, non avrebbe voce, non avrebbe energia. Per chi invece è arrivato ora, benvenuti nel nostro spazio di osservazione sul campo. Noi siamo Solfatara News e ogni giorno monitoriamo con i nostri droni la fumarola Pisciarelli e il cratere Solfatara per informare la popolazione sugli sviluppi e sulla situazione geotermica dei campi flegrei, un'area dove il terreno respira, pulsa, cambia e ricorda costantemente che il sottosuolo non dorme mai. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su Instagram, TikTok e ad entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove si discute in tempo reale, si analizzano segnali, si confrontano dati, impressioni e timori. È uno spazio libero, aperto, vivo. Una comunità che cresce, come cresce l'attenzione verso questi fenomeni che negli ultimi mesi si stanno intensificando. E ancora una volta, vogliamo ringraziare chi sta contribuendo alla nostra raccolta fondi su GoFundMe. Siamo arrivati al 96% dell'obiettivo e questo è un traguardo enorme che ci rende orgogliosi. Grazie al vostro sostegno abbiamo acquistato il drone termico e il risparmio ottenuto lo stiamo investendo nell'acquisto della nuova webcam e del software che ci permette di trasmettere in live continua giorno e notte. Potete trovarla nella sezione live del nostro canale. Un occhio puntato costantemente sul respiro incandescente della caldera. Partiamo con il report di oggi. Le immagini che vedete arrivano direttamente dal nostro volo sulla fumarola Pisciarelli. Degassamento intenso, pressione evidente, colonne di vapore che si sollevano come se il terreno volesse respirare più forte del solito. Oggi non è stato possibile avvicinarci come nelle giornate precedenti. La forza dell'emissione gassosa era troppo alta e la temperatura registrata nella zona della fumarola ha toccato 101,5 gradi Celsius. Dalle nostre live, molti di voi hanno assistito anche alla scossa registrata dai sismografi magnitudo 1,3. Piccola, è vero, ma arrivata improvvisa dopo 3 giorni di calma apparente. È così che la caldera spesso si comporta. Respira piano, poi accelera, poi di nuovo si quieta come nulla fosse. Ma ogni variazione, persino minima, è un messaggio dal sottosuolo e ignorarlo sarebbe un errore. Ci siamo poi spostati al cratere Solfatara. Qui la situazione si presenta ancora più tesa. La bocca grande sta emettendo gas in modo continuo e violento, mentre dalle fumarole minori si notano sbuffi incostanti, rapidi, come colpi di tosse del terreno che cerca sfogo. La temperatura massima registrata oggi è di 179,5 gradi Celsius, un valore elevato che indica un sistema idrotermale in pressione, compresso come una pentola a vapore. Le piogge recenti hanno svolto un ruolo determinante. L'acqua scesa in superficie penetra nei livelli profondi, raggiunge zone già surriscaldate e si trasforma istantaneamente in vapore aumentando la pressione interna. Questo può indebolire la copertura rocciosa superficiale, il cosiddetto cap rock. Quando questo strato viene stressato oltre il limite, si frattura, si apre, cede. E a quel punto la via di fuga dei gas diventa improvvisa, tumultuosa, spesso accompagnata da scosse sismiche ravvicinate. In periodi come questo, dove pioggia e calore interagiscono in modo così violento, la probabilità di microterremoti cresce. L'ENGUV, attraverso i suoi bollettini, continua a ricordare che i valori geochimici, termici e l'innalzamento del suolo non stanno diminuendo, anzi persistono. Sono segnali che narrano un sistema attivo, teso, in movimento costante. Non sappiamo quando arriveranno nuovi sciami, ma la logica del sistema idrotermale indica che l'accumulo di pressione non può continuare all'infinito. Prima o poi l'energia troverà sfogo, che sia con nuove scosse, con un incremento delle fumarole o con variazioni ancora più evidenti. Ciò che oggi osserviamo è un equilibrio fragile e provvisorio. Noi continueremo a monitorare, registrare, osservare ogni giorno, ogni ora, ogni minuto e voi potete farlo insieme a noi restando collegati nella live 24 ore su 24.
La vostra presenza in chat mantiene attivo il canale, sostiene il progetto e ci permette di migliorare costantemente la qualità delle analisi e delle immagini. Più rimanete sulla live, più ci aiutate concretamente, più questo servizio continuerà ad esistere. Grazie per essere con noi, per non distogliere lo sguardo da ciò che accade sotto i nostri piedi. Vi invitiamo a restare collegati, a seguire la live attiva in questo esatto momento. Solfatare News continua a trasmettere. Il vulcano continua a respirare e noi siamo qui, con voi, a documentare ogni battito della caldera.